Dimenticate la politica interna, dimenticate i programmi elettorali. Domenica 7 giugno l'Armenia non va alle urne per scegliere un governo, va alle urne per decidere se continuare a esistere come nazione indipendente, mentre il Cremlino, secondo Reuters, lancia la più grande campagna di disinformazione della sua storia recente e l'Occidente si preoccupa a parole, ma molto poco nei fatti, questa piccola terra nel cuore del Caucaso è diventata il campo di battaglia dove si gioca il destino dei corridoi energetici tra Asia ed Europa. E allora mettetevi comodi e preparatevi a fare un viaggio nelle elezioni armene, definite da molti esperti come le più geopoliticizzate della storia. Partiremo dando un po' di contesto su quanto è successo in Armenia dall'indipendenza in poi e tratteremo la scelta del potere dell'attuale primo ministro Nikol Pashinyan, l'uomo al potere nelle due guerre contro Azerbaijan per il controllo del Nagorno-Karabakh. Vedremo poi l'avvicinamento armeno all'Unione Europea e il distaccamento più a parole che nei fatti dalla Russia e quali sono le opposizioni che sfidano Pashinyan. Vedremo poi come il sistema elettorale armeno rappresenta il vero rischio per la tenuta del paese nel momento che un chiaro vincitore potrebbe non arrivare e vedremo tre possibili scenari futuri nell'attesa dei risultati. Iscrivetevi al canale e iniziamo. Forse vi starete chiedendo perché dedicare un intero video a una piccola nazione di 3 milioni di abitanti incastrata tra le montagne del Caucaso, lontana dai nostri telegiornali principali? La risposta è semplice: l'Armenia non è un caso isolato, è il centro degli scambi commerciali tra Europa e Asia. È qui che si decide il futuro dei corridoi energetici che devono bypassare la Russia e l'Iran per collegare l'Asia all'Europa. Se l'Armenia si stabilizza, diventa lo snodo cruciale del Middle Corridor, una rete di rotte commerciali che cambierà il modo in cui le merci viaggiano tra la Cina e Bruxelles. Se invece fallisce, si trasforma nel prossimo teatro di una crisi infinita, capace di trascinare in un conflitto regionale potenze come Turchia, Iran e Russia. Negli ultimi anni Yerevan ha guardato in faccia la realtà, ha preso atto del fallimento delle storiche promesse di protezione russa e ha iniziato a cercare nuovi partner, dall'Unione Europea agli Stati Uniti fino all'India. Parlare di Armenia oggi significa parlare di come una nazione piccola sta tentando di scrivere il proprio destino in un mondo che sembrava averla già condannata a essere una pedina. È la storia di un paese che, tra accordi miliardari come il corridoio TRIP e minacce di sanzioni dal Cremlino, sta cercando di trasformare la propria posizione geografica da maledizione a opportunità. Quindi non guardate l'Armenia come un lontano paese caucasico, guardatela come il termometro del nostro futuro. Ciò che accadrà qui nelle prossime ore non riguarda solo Yerevan, riguarda le rotte che riforniscono le nostre industrie e la stabilità dei nostri partner energetici. Se accade l'Armenia saremo costretti a scendere a patti con un paese, a scegliere tra Iran e Russia per il passaggio del gas a zero e delle merci asiatiche. E dal momento che l'UE non sembra interessata a scendere a patti né con l'Iran né con la Russia, è bene tenerla d'occhio. Incastonata tra le vette del Caucaso meridionale e confinante con Turchia, Iran, Azerbaijan e Georgia, l'Armenia è grande come Piemonte e Valle d'Aosta messi insieme e fu il primo stato della storia ad adottare la religione cristiana come religione ufficiale nel 301 d.C. Gli armeni sono un popolo omogeneo originario dell'Anatolia e sono uno dei più antichi al mondo, risalenti al 3000 a.C. all'incirca. Il loro territorio storico è molto più grande di quello attuale, ma l'arrivo di romani, persiani e turchi lo ha ridotto a quello attuale. Il motivo per cui gli armeni si trovano proprio qui è totalmente fortuito e se oggi esistono devono dire grazie all'impero russo che li accose dalle persecuzioni persiane e dal genocidio fatto dagli ottomani, di cui ho già fatto un video molto approfondito che vi lascio in descrizione. Gli armeni si stanziarono in massa in questo territorio che divenne indipendente dopo la caduta dell'URSS nel 1991. L'Armenia era uno dei territori più poveri dell'URSS e rimase perciò legata alla Russia per mani e piedi per sopravvivere, non avendo il gas che ha l'Azerbaijan. Sin da subito la convivenza con gli azeri non fu
per nulla pacifica, perché i due paesi si contendevano il Nagorno-Karabakh, un territorio dentro l'Azerbaigian ma abitato quasi esclusivamente da armeni. Scoppiò quindi una guerra, la prima guerra del Nagorno-Karabakh, che venne vinta nettamente dall'Armenia, che lo riuscì a collegare tramite il corridoio di Lakin direttamente al territorio armeno. Nonostante il paese fosse povero economicamente, il suo esercito era nettamente più preparato di quello azero, perché l'URSS vedeva gli armeni come più affidabili degli azeri e gli garantiva un miglior addestramento facendoli spesso generali, mentre gli azeri, se non erano semplici combattenti, erano addirittura solamente meccanici senza alcuna esperienza. Questa vittoria armena permise ai politici locali di distare l'opinione pubblica dalla corruzione e dai problemi interni, continuando a essere votati solo perché avevano vinto la guerra. L'Armenia era in sostanza come l'Ucraina, un paese non dittatoriale ma non democratico, con grandi oligarchi e miliardari fedorussi che controllavano l'economia del paese. E ci furono scontri, tentativi di golpe e brogli di ogni tipo, ma alla fine, sotto banco, tutti i partiti politici più importanti facevano accordi per garantirsi l'un l'altro che nessuno avrebbe toccato gli affari altrui. L'80% del PIL del paese finiva in clientelismo e questo impedì un ammodernamento di qualunque infrastruttura e dell'esercito, con l'Azerbaigian che invece, dopo anni di scontri interni, si era stabilizzato sotto la dittatura di Aliyev, prima quella del padre e poi quella del figlio, che c'è ancora adesso. Investiva nell'esercito e non attaccava il Nagorno-Karabakh perché l'Armenia faceva parte del CSTO, cioè la NATO russa, e aveva paura che essa potesse intervenire. Dopo 25 anni di corruzione infinita e clientelismo, però la gente in Armenia si era stufata e la retorica della vittoria non bastava più. Nel 2018 la gente scende in piazza a Yerevan e in tutte le città principali per chiedere le dimissioni del primo ministro Serz Sargsyan, che aveva fatto 2 mandati da presidente, spostando la Repubblica da presidenziale a parlamentare per comandare ancora e aggirare la Costituzione, che vieta il terzo mandato al presidente. Le proteste furono organizzate da niente poco di meno che Nikol Pashinyan, all'epoca il parlamentare più amato dal popolo, anche per la sua pregressa attività di giornalista d'inchiesta che lo costrinse a diversi anni di carcere e a vari tentativi di omicidio per via delle sue inchieste sulla corruzione e sui patrimoni e le proprietà dei politici al potere. Le proteste furono talmente partecipate che i membri dell'esercito si rifiutarono di seguire le indicazioni di Sargsyan, che si dimise permettendo a Pashinyan di prendere il potere. Alle successive elezioni, tenutesi poco dopo il suo insediamento, che furono le prime considerate libere dall'ONU e dall'UE nella storia del paese, Contratto civile, cioè il partito di Pashinyan, prese il 70% dei voti. Pashinyan prometteva una rivoluzione totale, ma solo sulla politica interna, perché su quella estera lo dava anche lui le vittorie e il controllo armeno del Nagorno-Karabakh. Le principali riforme dovevano essere economiche, puntando a smantellare i monopoli oligarchici e permettere la nascita di piccole e medie imprese, fino a quel momento soffocate dal governo. Prometteva poi di combattere la corruzione e di trasformare l'Armenia in una democrazia di stile occidentale, garantendo libertà di stampa e rendendo indipendente la magistratura. Per quanto riguarda invece i rapporti con la Russia e l'Occidente, Pashinyan era fermo e sosteneva che l'Armenia dovesse continuare ad essere sotto sfera di influenza russa, pur sostenendo una cooperazione più ampia con l'UE. Fu proprio la sua fermezza sulla politica estera che fece stare tranquilla la Russia, che non intervenì a favore di Sargsyan, lasciando salire al potere Pashinyan per evitare altre rivolte e fare contento il popolo, restando però sicura di non perdere influenza nel paese. Chi vedeva molto bene la salita al potere di Pashinyan era l'Azerbaigian, che puntava a usare l'entusiasmo degli armeni per le riforme interne a suo favore, dal momento che l'Armenia, forse sicuro di non perdere più il Nagorno-Karabakh dopo 30 anni di controllo, aveva abbassato l'attenzione sulla regione. In seguito al miglioramento delle relazioni russo-azere e al peggioramento di quelle russo-armene, l'Azerbaigian si garantì che la Russia non sarebbe intervenuta al fianco di Yerevan qualora l'Azerbaigian avesse voluto attaccare il Nagorno-Karabakh, cosa che fece nel 2020. La vittoria azera fu pressoché totale, ma l'Armenia riuscì a ottenere, grazie alla mediazione della Russia, molto più di quello che avrebbe ottenuto sul campo di battaglia.
è riuscita a mantenere il controllo del 30% del territorio sulle due città principali e sul corridoio di Lakin, cosa che consentì agli armeni karabakhi di non fuggire in Armenia perché i rifornimenti potevano passare. Riuscì anche a far restare in vita la Repubblica di Artsakh, nome armeno del Nagorno-Karabakh, una repubblica separatista non riconosciuta da nessuno a livello ufficiale, ma de facto indipendente e a guida armena. Pashinyan affrontò un malcontento generale e un tentativo di golpe nel 2021, quando il capo di Stato Maggiore, Onik Gasparian, con l'approvazione di 40 ufficiali dell'esercito, chiese le dimissioni di Pashinyan, una cosa che l'esercito non può fare, ovviamente. Pashinyan riuscì a rimuovere sia lui che i generali infedeli e poté proseguire le sue riforme interne. Sia la popolazione che il governo però iniziarono a vedere con diffidenza la Russia, che non intervenne a fianco di Yerevan, e il governo iniziò quindi ad avvicinarsi sempre di più all'Unione Europea, Francia in particolare. Stati Uniti, con Joe Biden, che fu il primo presidente americano nella storia a riconoscere ufficialmente il genocidio armeno, e anche all'India, interessata a contrastare l'asse Pakistan, Arabia Saudita, Turchia. Yerevan condannò fermamente l'invasione russa dell'Ucraina, cosa che irritò e non poco Putin, che fece accordi con l'Azerbaijan per far passare il gas russo sanzionato destinato a Turchia e Balcani attraverso l'Azerbaijan. L'Azerbaijan, non contento ovviamente del seguito della guerra del 2020, lanciò nel 2023 un'offensiva contro il Nagorno-Karabakh, che non vide nessun intervento, nemmeno indiretto, da parte della Russia, che anzi sosteneva l'Azerbaijan. La guerra del 2023 fu un disastro totale per l'Armenia, che perse tutti i territori e si vide arrivare nel suo territorio tutti i 150.000 armeni cacciati dal Nagorno-Karabakh. La Repubblica di Artsakh fu sciolta e la maggior parte dei politici della stessa furono incarcerati in Azerbaijan. Il governo Pashinyan, riconfermato con il 53% dei voti nel 2021, si ritrovò ad essere seriamente sotto pressione, arrivando ad avere picchi di popolarità vicini all'85% nelle settimane immediatamente successive all'accaduto. Le opposizioni accusano Pashinyan di aver isolato il paese distanziato dalla Russia, mentre Pashinyan accusa l'opposizione di aver venduto il paese alla Russia e di non aver investito nell'esercito. Pashinyan riuscì a restare al potere anche perché le alternative valide non ce n'erano, ma si rese conto che in politica estera doveva cambiare completamente, capendo che dalla Russia non ci si poteva più fidare in alcun modo. Nel 2024 sospese l'Armenia dal CSTO, ma consentì alla Russia di mantenere la sua base militare a Gyumri. Continuò il suo avvicinamento verso l'India, l'Iran per ridurre l'indipendenza dal gas russo, l'UE, sfruttando i soliti rapporti con la Francia, che ospita la più grande diaspora armena dell'Unione Europea, la seconda più grande del mondo, e che ha superato la Russia nella vendita di armi al paese, proprio come l'India. Nel marzo 2025 Pashinyan è stato accolto al Parlamento Europeo e ha avviato l'iter per candidarsi all'ingresso nell'Unione Europea, ma ha rassicurato la Russia che questo non sarà imminente, confermando la presenza armena nell'Unione Economica Euroasiatica guidata proprio dalla Russia. Nel 2021 è in vigore con l'Unione Europea l'accordo di partenariato globale e rafforzato, e costituisce la base giuridica dei rapporti bilaterali su economia, democrazia, stato di diritto e diritti umani. E nel maggio 2026 l'Armenia ha ospitato il summit europeo, in cui tutti i leader si sono riuniti a Yerevan, nell'ambito anche del primo summit UE-Armenia della storia. I leader europei hanno tutti più o meno direttamente offerto il loro sostegno a Pashinyan per le imminenti elezioni, ma il più grande cambio di rotta dell'Armenia è avvenuto nelle relazioni con Turchia e Azerbaijan. Subito dopo la guerra del 2023, Pashinyan si è reso conto che l'Azerbaijan non si sarebbe accontentato del Nagorno-Karabakh, ma che avrebbe voluto anche prendersi la regione di Syunik nel sud dell'Armenia per collegare l'exclave azera del Nakhchivan con il territorio azero. Pashinyan si è messo contro metà paese, tutte le opposizioni e persino la Chiesa Apostolica, ma ha criticato la guerriglia armena del Nagorno-Karabakh e lo ha riconosciuto come inequivocabile parte dello Stato azero. È in questa fase che ha coniato il termine Armenia reale, contrapponendosi all'Armenia storica, rappresentata dalla Chiesa e dalle opposizioni. Mentre l'Armenia storica è quella legata alla Russia e con il Nagorno-Karabakh integrato, l'Armenia reale è l'Armenia che esce dall'isolamento, usa la posizione strategica e si rende utile a qualcosa, e che soprattutto diventa troppo rischiosa da attaccare per chiunque. Perché
L'obiettivo di Pashinyan è far investire nella regione Cina, India, Unione Europea, USA e paesi del Golfo per rendere impossibile un attacco russo o un'invasione azera, perché se Russia e Azerbaijan sanno che invadere l'Armenia significa toccare gli interessi della NATO e della Cina, la possibilità che questo accada cala drasticamente. I due paesi hanno iniziato a parlarsi e nell'agosto del 2025 hanno firmato a Washington un accordo di pace molto duro per l'Armenia, con l'Azerbaijan che ha chiesto all'Armenia di concedere il passaggio di merci e persone attraverso il corridoio di Zangezur nella regione di Syunik per collegare l'Azerbaijan alla sua esclave, e l'Armenia lo ha concesso a patto però che la sommità della strada resti armena. Un altro punto cruciale su cui si basa la pace è la modifica della Costituzione armena. L'Azerbaijan chiede infatti che l'Armenia scriva in Costituzione che il Nagorno-Karabakh appartiene inequivocabilmente all'Azerbaijan, per evitare che i governi che arriveranno dopo decidano di rivendicare nuovamente il territorio. Ma è tutto in stallo, perché servono i 2/3 del Parlamento per modificarla, e Pashinyan non li ha. È proprio questa la furbata dell'Azerbaijan. Sapendo benissimo che l'Armenia non potrà modificare la Costituzione, Aliyev può decidere, in base a come vanno i negoziati, se proseguire sulla via della pace o se isolare nuovamente l'Armenia, usando come scusa la mancata modifica della Costituzione. Contemporaneamente alle trattative con l'Azerbaijan sono in corso quelle con la Turchia, altro paese molto ostile all'Armenia e che vorrebbe creare un territorio tutto turcoman che va da Istanbul all'Asia centrale, e con anche il nord dell'Iran una maggioranza turcomanna. L'unico ostacolo a questo progetto sono gli armeni della regione di Syunik. L'Armenia ha rimosso il monte Ararat, sacro per gli armeni ma in territorio turco, dai timi sul passaporto e ha concesso alla Turchia di investire nel paese. Il massimo che la Turchia è invece disposta a concedere è la riapertura dei confini, chiusi dal 93, promessa che Erdogan ha fatto qualora l'Armenia facesse una pace completa e accettata dall'Azerbaijan. L'Armenia vuole che sia riconosciuto il genocidio armeno da parte della Turchia, ma la posizione di Erdogan su questo è ferma per l'assolutamente no. Durante gli accordi di Washington con l'Azerbaijan, l'Armenia ha infine firmato il TRIP, cioè la Trump Route for International Peace and Prosperity, il Board of Peace del Caucaso, cioè un accordo commerciale che consente agli USA di investire in infrastrutture come strade, ferrovie, prodotti, rete internet per 99 anni, per garantire agli armeni posti di lavoro e rendere sicuro investire nel paese, per permettere ad altri attori come la Cina di far passare da lì le vie della seta verso l'Europa. Così facendo, l'Armenia cerca di spostare il conflitto da militare ad economico, molto meno pericoloso per l'Armenia per via della sua posizione strategica. Trump sostiene Pashinyan in queste elezioni e nei mesi scorsi sono andati a Yerevan sia Vance che Rubio, ed è la prima volta nella storia che dei politici americani così importanti vanno in Armenia. Il Middle Corridor, poi, che dipende dal TRIP, punta ad avvantaggiare tutti gli altri paesi della regione, perché la Turchia può avere le merci asiatiche in modo più economico, non dovendo attraversare la Georgia, mentre quest'ultima avrà accesso più facile alle merci da destinare alla vendita partendo dai porti sul Mar Nero. L'Azerbaijan può avere un accesso più diretto e semplice ai mercati europei. E a vedere però di malocchio questo accordo sono Iran e Russia. La Russia si è messo in conto di non avere più molta influenza sul Caucaso e si sta spostando a est, mentre l'Iran è nettamente il paese più svantaggiato, perché il TRIP ha l'obiettivo non di escludere l'Iran, perché se si passa dall'Armenia non sarebbe più il nord dell'Iran per trasportare le merci dall'Asia alla Turchia. L'Iran ha sempre detto di non voler solo turchi ai suoi confini nord e ha perciò sempre minacciato di intervenire al fianco dell'Armenia se l'Azerbaijan avesse invaso il sud del paese, ed è anche questo che ha spinto l'Azerbaijan a non farlo. Ma in questo momento l'Iran è debole e sta cercando di sostituire il passaggio delle merci asiatiche da nord con il passaggio da sud, avendo concesso all'India di gestire il porto di Chabahar vicino a Bandar Abbas per favorire il passaggio di merci indiane praticamente gratis dall'Iran, evitando di passare dall'Armenia. Insomma, dopo tutto quello che abbiamo detto, direi che queste elezioni sono abbastanza importanti per tutti e ognuno interferisce per far vincere quello che gli serve, e ogni paese deve essere verificatore per far sì che il prossimo governo faccia quello che vogliono. Come credo sia chiaro, in Armenia la differenza tra politica interna e politica estera è pressoché inesistente, perché la sopravvivenza economica dell'Armenia dipende dai confini e dalla stabilità dei vicini, così come la sua sicurezza. Ma ci sono state in questi anni questioni prettamente interne che riguardano esclusivamente la transizione democratica e la giustizia. Pashinyan viene accusato da alcune organizzazioni internazionali e dalle opposizioni di autoritarismo,
dopo aver arrestato diversi generali, membri della Chiesa e oligarchi che si opponevano alle sue politiche. Sebbene molti arresti avevano effettivamente delle prove, in molti li hanno visti come un tentativo di fare fuori le persone scomode per il suo potere, mentre lui difende l'operato sostenendo che essi servano a ripulire l'Armenia dall'oligarchia e dalla casta. I dati, per quello che contano, ci dicono che Pashinyan non è un autocrate e che molte riforme democratiche sono effettivamente state fatte. L'indice migliorato più nettamente è quello della libertà di stampa, con l'Armenia che dal 2018 al 2025 ha vissuto la più grande crescita del mondo. Negli anni per il 2018 l'Armenia era costantemente tra l'80° e il 100° posto nel mondo, mentre nel 2025 ha toccato il 34° posto, superiore anche a diversi paesi democratici come Stati Uniti, Giappone e anche Italia, che era 48°. Mentre nel 2026, per via della forte polarizzazione e del processo di pace con l'Azerbaijan, è calata al 50° posto, ma pur sempre davanti all'Italia, che è calata al 56°. Anche l'indice di democrazia nettamente migliorato, passando da un minimo storico di 3,88 nel 2016, che la posizionava al 120° posto al mondo, ad un massimo nel 2022 di 5,63, che la posizionava all'82° posto. Per quanto riguarda la corruzione, l'Armenia ha fatto passi da gigante, passano dal 107° posto nel 2017 al 58° posto nel 2022, poco sotto al 52° posto dell'Italia, e ben al di sopra dei paesi UE come Bulgaria e Ungheria e dei paesi candidati. Il tasso di indipendenza della magistratura invece è ancora il tallone d'Achille di Pashinyan, perché è sì migliorato, passano dal 103° al 94° posto al mondo, ma non come la gente si aspettava. Il tasso di corruzione e clientelismo tra i magistrati è ancora alto e le riforme di Pashinyan, come l'apertura di corti anticorruzione, i controlli sui patrimoni dei magistrati e l'introduzione dei processi digitali non hanno funzionato. Ma dopo le elezioni ci sarà un referendum costituzionale nel quale Pashinyan mira a introdurre la giuria popolare e il tempo di prova per i giudici, con la conferma ufficiale solamente dopo aver lavorato per un po' di tempo e essersi sottoposti a controlli etici e finanziari. Per quanto riguarda la sanità pubblica e istruzione non ci sono stati particolari cambiamenti, anche se riforme sono in corso, come l'aumento degli stipendi dei docenti, la tecnologia negli istituti superiori e la copertura sanitaria totale. Le infrastrutture, specialmente idriche e stradali, stanno crescendo e la gente trova lavoro più facilmente, ma le disuguaglianze e il PIL pro capite restano praticamente identici ai governi per il 2018. Il PIL è in costante crescita con un più 6% annuo in media. Ciò che invece è completamente cambiato è la facilità di creare piccole e medie imprese, che prima del 2018 era pressoché impossibile se non conoscevi quelli che dovevi conoscere, mentre oggi è abbastanza semplice e il clientelismo a questi livelli così bassi è quasi completamente sparito. Pashinyan punta a dividere, la società è molto polarizzata e il che non è buono, anche perché le riforme sulla libertà sembrano essersi arrestate, visto che l'Armenia, specialmente nell'ultimo anno, è regredita in quasi tutto, pur essendo in linea con molti paesi UE e superiore a tutti i candidati ad entrarci. Ma il rischio di autoritarismo sta effettivamente aumentando. I suoi sostenitori, specialmente i giovani e gli imprenditori, lo vedono come l'uomo che farà prosperare l'Armenia, mentre i suoi critici, i grandi oligarchi, gli anziani legati all'URSS e i nazionalisti che vogliono difendere Nagorno-Karabakh, lo vedono come l'uomo della disfatta che rischia di isolare l'Armenia e venderla ai nemici storici e all'Occidente. La verità, come sempre, sta nel mezzo, e cioè in quel 50% di armeni che a votare non ci va, che vede bene i Pashinyan sulla politica interna e mai su quella estera, ma che detesta le opposizioni filorusse legate alla casta e finisce allora per stare a casa. Questo viene anche rappresentato dai dati dei sondaggi. Infatti Pashinyan ha un tasso di approvazione del 47% e un tasso di disapprovazione del 35%. Alla domanda di che politico ti fidi di più, 7 armeni su 10 rispondono Pashinyan, che resta quindi tra una critica e l'altra l'unico politico che in Armenia ha effettivamente un seguito, ed è proprio questo il motivo per cui Pashinyan vincerà le elezioni, ma è il come le vincerà che deciderà il futuro del paese. Il vero motivo per cui l'Armenia rischia di bloccarsi è che Pashinyan molto difficilmente raggiungerà i 2/3 dei seggi che gli servirebbero per fare tutto quello che vuole, nonostante vincerà e anche di tanto le elezioni. Il motivo per cui molta gente voterà le opposizioni, che sono legate tutte alla Russia e all'oligarchia precedente al 2018, non è per un desiderio di tornare al sistema per Pashinyan, che è
odiato da tutti, e lo dimostrano i numeri, visto che i candidati dei tre partiti di opposizione principali raggiungono un tasso di fiducia del 15% tutti insieme sommati, ma è per protesta contro a certe politiche di Pashinyan, soprattutto per quanto riguarda la pace con l'Azerbaijan, che oggi è voluta dal 44% degli armeni, mentre il 41% si oppone a qualunque negoziato. Il rischio di questa mossa è che il paese resti paralizzato, dal momento che il sistema elettorale armeno sembra fatto apposta per impedire alla gente di governare, e che le opposizioni europeiste, che potrebbero allearsi con Pashinyan, molto difficilmente raggiungeranno il 5% necessario ad entrare in Parlamento, perché tutti gli europeisti sono compatti con Pashinyan. Senza scendere nei dettagli, il sistema elettorale armeno prevede che tutti i membri, 101 del Parlamento unicamerale, vengano eletti in modo proporzionale ai voti presi, senza premi di maggioranza. Per cui, se non prendi la maggioranza assoluta, cioè 52 seggi, devi coalizzarti per forza. E se non ce la fai in 9 giorni, si fa un secondo turno, che partecipano solamente i partiti che hanno superato la soglia di sbarramento nel primo turno. In questo momento i sondaggi che indicano che il partito di Pashinyan nel contratto civile dovrebbe prendere tra il 26 e il 36% dei voti, mentre i tre partiti di opposizione che dovrebbero entrare in Parlamento sono Armenia Forte, che dovrebbe prendere tra il 6 e il 12%, Alleanza Armena, che essendo un'alleanza dei partiti deve prendere il 7%, che è data tra il 3 e l'8%, e Armenia Prospera tra il 2 e il 7,5%. Insomma, sono molto incerti i sondaggi, per cui tratterò negli shorts il risultato delle elezioni e la potenziale difficile formazione di un nuovo governo. Trattando velocemente cosa propongono le opposizioni, vediamo che Armenia Forte ha a capo il mega miliardario Samvel Sargsy Karapetyan, l'uomo più ricco al mondo di etnia armena, che gestisce de facto mezza economia del paese. Una società Tashir con attività che spaziano dal settore immobiliare all'energia, dall'edilizia alla vendita del dettaglio e alle infrastrutture. Sostiene che Pashinyan stia vendendo l'Armenia all'Occidente, che vuole farla entrare in guerra con la Russia, e propone di far tornare l'Armenia nel CSTO e più vicina alla Russia, ma promette anche di restare vicina all'Unione Europea a livello economico e di non cancellare l'accordo TRIP. Karapetyan è attualmente sotto processo per aver tentato un colpo di stato, come ho detto, riferendosi a Pashinyan, che un piccolo gruppo, avendo dimenticato la storia armena e la realtà millenaria della chiesa armena, ha attaccato il popolo armeno. Sono sempre stato dalla parte del nostro popolo. Se i leader politici falliscono, interverremo a modo nostro, qualunque cosa volesse intendere. L'alleanza armena è invece capitanata dall'ex presidente Robert Kocharian e prevede di far tornare l'Armenia sotto totale dipendenza dalla Russia e di smettere con l'avvicinamento all'UE, e quindi il partito più filorusso dei tre. Sostiene come Armenia forte le grandi imprese a discapito delle piccole e medie imprese e si oppone al TRIP, sostenendo che vada a vantaggio dell'Azerbaijan e Turchia e aumenti le tensioni con l'Iran e con la Russia, non esattamente due paesi poco importanti. Armenia prospera è invece in mano a Gagik Tsarukyan, un altro miliardario, volete mettercelo, che gestisce l'altra metà di economia dell'Armenia insieme a Karapetyan, ed è stato arrestato e poi lasciato per legami con la mafia armena e per aver tentato di influenzare varie elezioni. Si pongono come difensori degli interessi degli imprenditori e delle classi meno abbienti, promettendo di riallinearsi alla Russia e Iran, pur lasciando aperte le porte all'Occidente. Tutti questi tre partiti messi insieme, secondo i sondaggi, non riuscirebbero a superare i voti di Pashinyan, ed è estremamente improbabile che riescano a formare un governo, mentre Pashinyan per farlo conta sugli indecisi e sui partiti che non arriveranno al 4%, quasi tutti con idee simili alle sue. Non credo sia quindi difficile capire che tutti gli attori coinvolti in questa questione stiano cercando di influenzare il voto a favore dei loro candidati preferiti. La Russia è come al solito l'attore principale che sta cercando di interferire nelle elezioni. Kocharian ha sempre avuto grandi rapporti con Putin quando era presidente. Tsarukyan è molto amico del presidente bielorusso Lukashenko, mentre Karapetyan è ampiamente verificato che abbia incontrato Putin durante la campagna elettorale e usato soldi da aziende legate al Cremlino per finanziarsi la campagna elettorale. La Russia ha creato siti falsi con l'IA e ha scritto sui giornali filo opposizioni notizie false da screditare il primo ministro. Dal momento che gli armeni all'estero non possono votare, la Russia, che ospita la più grande diaspora armena del mondo e ospita più armeni sul suo territorio di quanti abitanti abbia l'Armenia, avrebbe organizzato di trasportare 100.000 armeni residenti in Russia nel comune armeno in cui sono nati per farli votare candidati dell'opposizione, ma su questo non c'è alcuna prova a confermarlo. La Russia
avrebbe poi anche pagato i giornalisti turchi facendoli scrivere che Erdogan ama Pashinyan perché si potrà comprare l'Armenia. Se vogliamo uscire dal mondo delle interferenze, la Russia ha poi diverse leve per tenersi buono Pashinyan, al momento che l'Armenia importa dalla Russia quasi tutto quello che serve ai cittadini per vivere, dal cibo al gas, che è la vera arma di ricatto della Russia. Infatti lo vende a Yerevan a $177 per 1000 metri cubi, contro i prezzi dei mercati europei che superano i $600. Dmitry Medvedev e lo stesso Putin hanno avvertito che l'integrazione europea comprometterebbe la perdita del mercato russo ed euroasiatico. Il Cremlino ha anche detto che potrebbe mettere dazi alle importazioni armene e vietare il commercio di certe merci, sia in entrata che in uscita dalla Federazione Russa. Pashinyan finora è sempre riuscito ad essere pragmatico, ma questo dell'integrazione europea è certamente un rischio che sta correndo, soprattutto perché per integrarsi l'UE pretende 100 e gli dà 5 o 10. Pashinyan ha comunque detto di avere buoni rapporti con l'Iran per sostituire almeno in parte il gas russo, ma l'Iran non è un partner affidabile e vede malissimo il trip. Per quanto riguarda altre interferenze, cioè europee e statunitensi, abbiamo la certezza che Trump, Macron e von der Leyen appoggino Pashinyan, ma non ci sono prove di soldi girati da aziende legate all'Occidente a candidati premier. L'Iran vede meglio le posizioni fatte a Pashinyan, ma non si è espresso sulle elezioni e non vi sono prove di alcun sostegno iraniano a nessun candidato specifico. La Turchia probabilmente vede meno Pashinyan, perché la possibilità di investire in Armenia sarebbe un buon modo per Erdogan di sfidare la Russia nel Caucaso, mentre Azerbaijan probabilmente non interessa molto di chi vinca, nel momento che la pace dipende unicamente dal volere di Aliyev, che sa di essere troppo indispensabile per l'Europa, visto che abbiamo sostituito una buona parte del gas russo con quello azero, e che quindi non interverrebbe se Azerbaijan muovesse l'esercito contro l'Armenia e applauderebbe se facessero la pace. Aliyev sa anche di avere un esercito nettamente più preparato di quello armeno e di avere la Turchia al suo fianco qualunque cosa faccia. Siamo arrivati all'ultimo capitolo di questo video in cui provo a dirvi cosa potrebbe accadere dopo il voto, e ci sono tre scenari possibili, tutti a rischio, ma d'altronde queste elezioni vengono anche chiamate referendum geopolitico sul paese, quindi è normale che sia così. Il primo scenario è che Pashinyan vinca e riesca a formare un governo. Se così fosse, l'Armenia punterebbe alla pace con Turchia e Azerbaijan e all'implementazione del TRIP, mantenendo il desiderio di entrare nell'Unione Europea senza però distaccarsi dalla Russia. Per le posizioni filorusse queste elezioni potrebbero rappresentare l'ultima possibilità di riportare l'Armenia nell'orbita russa. In politica interna aumenterebbe il rischio autoritarismo, cosa che aumenterebbe anche nel caso che vincano le posizioni filorusse, che è il secondo scenario possibile, sebbene molto meno probabile del primo. Questo è lo scenario più pericoloso forse per l'Armenia, perché il trip salterebbe, le relazioni con l'UE anche, e le tensioni con Turchia e Azerbaijan tornerebbero alte, con la Russia che ha bisogno dell'Azerbaijan, e anche se tornasse un governo filorusso, non è detto che la Russia interverrebbe al fianco di Yerevan nel caso di un'invasione azera. Il terzo scenario è quello dello stallo perenne, forse il più probabile in questo momento, cioè quello in cui nessuno sa fare un governo di maggioranza e si va avanti a governare senza avere i numeri per approvare nulla, dovendo quindi tornare de facto sotto l'influenza russa per non far fallire il paese, e quello in cui probabilmente spera la Russia, che sa benissimo di non poter far vincere un candidato diverso da Pashinyan, anche con le interferenze. L'Armenia è dunque a un bivio, come lo era la Georgia nel 2008. Da una parte il rischio di abbandonare la Russia, che è necessario per crescere economicamente, ma pericoloso, come la Georgia si è dimostrato. Dall'altra il rischio di una pace con Azerbaijan e Turchia, che può portare vantaggi all'Armenia se portata a termine, ma enormi rischi se dovesse fallire. Come non andrà non lo so, lo scopriremo stasera, ma comunque vada, per l'Armenia si prospettano grandi rischi e grandi cambiamenti. Secondo voi cosa accadrà? Pashinyan riuscirà a governare o finirà in uno stallo? Fatemelo sapere nei commenti. Lasciate like, condividete il video ai vostri amici interessati e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi interessantissimi video e shorts. Vediamo comunque come si evolve la situazione e nel caso farò un nuovo video su cosa potrà accadere dopo che avremo i risultati e il governo formato. Ciao!